Ciao. Sono le 3:35 del mattino. Dobbiamo uscire di casa, è tardi. Sapete dove dobbiamo andare? Lo sapete? Wrocław Witamy we Wrocławiu. o Breslavia in italiano. Io sono Gianluca, Io sono Kasia. benvenuti in un nuovo video sul canale Ciceroni per caso. Oggi passeggeremo per Breslavia o Wrocław in polacco, ma prima di iniziare... Sigla! Faccio proprio frit. Nada. C'è goes. Nella steppa sconfinata, a 40 sotto zero, se ne infischiano del gelo i cosacchi dello zar. Hey! Dopo un po' gli si affonda lo stivale nella neve e resta lì. Sytuacja pogodowa? Nie wiem. Pada śnieg, nevica. Ci saranno forse meno 6 gradi più o meno. No, sono meno 2. Percepita? Meno 6. Oh, vi avevo indovinato. Il nostro percorso di Wrocław inizia con la panorama della battaglia di Rasłowice, che si trova proprio qui a Wrocław. È un enorme dipinto alto 15 metri e lungo 114. È uno dei dipinti polacchi più riconoscibili nel mondo. Questo quadro è stato creato alla fine del XIX secolo. Ma visto che rappresenta la battaglia tra i polacchi e i russi, e in questi tempi, quando è stato creato per celebrare il 100° anniversario della battaglia, ma per molti anni non è stato messo al pubblico perché il suo argomento, la battaglia con i russi, non corrispondeva all'amicizia polacco-sovietica che veniva promossa in questi tempi. Allora nel 1985 la costruzione della rotonda è stata completata e poi il panorama della battaglia di Rasłowice fu messa a disposizione dei visitatori. La cosa particolare, visto che il quadro è così enorme che prende tutto il muro della rotonda e tutta questa panorama, possiamo pian piano guardare con tutti i dettagli storici. E il mare? E la Vistola? No, è Odra! Il secondo fiume a base della grandezza in Polonia, dopo Vistola. E là? Vedete là? Questo è Ostrów Tumski. Ma non è questo di Poznań. È un altro. Ma pure qui c'era un Bolesław. Chrobry. Lo stesso che stava a Poznań. Volete scoprire la storia? Sì, signor capitano! Gianluca ve la racconta. Insomma, ve la devo raccontare io la storia, che non sono polacco. Vabbè, ci provo, non è che ci provo. Ora, perché Ostrów Tumski? Iniziamo da qua collegandoci al video di Poznań. Perché? Perché questa è la parte più antica della città di Wrocław. Wrocław, diciamo che è una città composta da tanti solotti, è proprio Ostrów Tumski dove potete vedere anche le due cattedrali. Da qui diciamo che era il centro, la parte più importante non solo della città a livello cittadino, ma anche a livello religioso.
anche perché Boleslao I qui a Wrocław creò la prima diocesi polacca. Questo accade intorno all'anno 1000 ed è uno degli avvenimenti più importanti per quanto riguarda Wrocław. Una cosa interessante è che Ostrów Tumski prima era un'isola. Quelli che potete vedere vicino al fiume Odra sono le vecchie fortificazioni. Cosa è successo nel corso del tempo? Che parte di esse sono state riempite fino a riempire persino una parte del fiume Odra che circondava l'isolotto per attaccarlo alla terraferma. Infatti nel lato orientale dell'isolotto Ostrów Tumski è collegato con il resto della città, quindi non è più effettivamente un'isola. Wrocław è stata un'importante città non solo per la Polonia ma per tutte le nazioni che circondano la Polonia, perché prima Wrocław possiamo dire che è multietnica come città, perché è stata sotto il dominio tedesco, sotto il dominio boemo, cioè la vecchia Repubblica Ceca, sotto il dominio del Regno di Polonia prima che fosse una repubblica, rientrò a far parte della vecchia Germania nazista. Breslavia ha tanto da raccontare. Questo è quello che ho letto su Wikipedia. Vediamo cosa ci può raccontare più da vicino la città di Breslavia. Bene, andiamo dai su. Che Biscamo non sta più, che vieni più vicino. Sciamani, che è tardi. Grazie alla sua particolare conformazione fatta di isolotti, Wrocław ha più di 100 ponti che collegano i vari punti della città, ma ce n'è uno in particolare, quello che vedete alle mie spalle, che può essere definito il ponte degli innamorati. Qui gli innamorati sui lucchetti scrivono le loro iniziali, chiudono il lucchetto vicino al ponte e poi lanciano la chiave in mezzo al fiume Odra. Ci siamo, bellezza! Fanno questa cosa perché sperano che la loro relazione sia felice e duratura. Però, perché noi siamo bravi, abbiamo scoperto che durante gli ultimi lavori di restauro del ponte, cosa è successo? Sono successe due cose fondamentali. Uno, hanno tolto i vecchi lampioni a gas dal ponte e li hanno sostituiti con quelli a LED, rispettando però la conformazione di quelli vecchi. E due, la cosa più divertente, che hanno tagliato e buttato tutti i lucchetti, li hanno tolti dalle ringhiere e dal ponte, quindi chissà quante relazioni sono finite. Però si saranno divertiti a rompere i lucchetti, uno alla volta e poi buttare. No. In passato qui davvero non c'era più posto per i lucchetti, come era prima, e vi faremo vedere com'è adesso, quindi potrete notare l'enorme differenza tra il passato, qualche anno fa, e il presente, mo. Ma proprio mo. Adesso proseguiamo verso Ostrów Tumski. Andiamo! Andiamo! Palla, palla! Sull'isolotto di Ostrów Tumski ci si può imbattere in tanti piccoli tesori, tra cui le 3 cattedrali in stile gotico, risalenti tra il XIII e il XV secolo. Tutti originali, nonostante abbiano dovuto affrontare le 2 guerre mondiali, sono riusciti a salvarsi, hanno subito dei restauri affinché potessero essere accessibili. Quella che vedete alle mie spalle è la cattedrale di Giovanni il Battista ed è la prima cattedrale gotica costruita in Polonia. È da 2 torri gemelle alte 91 metri, di cui su di una c'è un punto panoramico, quindi ci si può pagare il biglietto, salire sopra e vedere il panorama della città.
Un'altra cosa interessante che possiamo vedere è l'illuminazione di Ostrów Tumski, perché è fornita da lampade a gas. Una cosa interessante è andare a fare una passeggiata quando inizia a far buio, perché tutte queste lampade di gas vengono accese a mano da un guardiano del faro. Lampadino, come si chiama sto tizio? Non lo so come si chiama. Qui c'è lo guardiano del faro, da una persona che viene chiamata guardiano del faro. È bello andare a fare una passeggiata di sera, così possiamo vedere questa persona vestita con un mantello, con una bomboletta del gas che accenderà 102 lampade. E niente, adesso ci stiamo incamminando verso Stare Rynek, la città vecchia, anzi no, la piazza del mercato. E una cosa che mi sono dimenticato di dire, che Breslavia in passato fece anche parte dell'impero romano d'Occidente. Avea. Dove andiamo? A mangiare. Poetessa. Siamo uno dei pochissimi bar aperti a quest'ora, visto che è festa. Intanto è uscita la buona giornata, anzi la bella giornata. Abbiamo anche modo di poter chiacchierare su quello che abbiamo visto. Partiamo dicendo che quello che abbiamo visto fino ad ora, quindi Ostrów Tumski e parte delle strade vecchie di Wrocław, personalmente mi ricordano molto la città di Łódź. Avevo fatto anche un video, ve lo lasciamo qui sopra, così potete andarlo a rivedere. La maggior parte delle cose create durante il Medioevo si sono mantenute abbastanza bene, nonostante i periodi burrascosi della Polonia. Le cose che purtroppo non riusciamo a vedere perché sono chiusi per festività. No, questo è proprio chiuso perché è Vero, inverno. no? Ma siamo stati un'altra volta. Allora l'abbiamo già visto, diciamo. Di sera, 3 anni fa, Maragord. Comunque è il giardino giapponese, c'è questo giardino giapponese dove potete vedere cose che richiamano lo stile giapponese fatte da un professionista della cultura nipponica. Purtroppo, per il fatto che visto che siamo invernali non è stagione, quindi l'hanno chiusa al pubblico. A Wrocław possiamo trovare un grande zoo e dentro questo zoo possiamo trovare oceanario ma anche una zona dedicata all'Africa. E la cosa interessante è che è l'unico posto, come ho letto, in mondo
unico posto dove quale specifico soltanto su un continente di Africa, più di 1000 specie di animali e la parte di questi animali è... Sono in via di estinzione. È questo proprio che stavo dicendo. Qui a Varsavia, possiamo... Varsavia? sì. Sì, vabbè! Qui a Breslavia, Wrocław, possiamo avere anche l'opportunità di passeggiare sotto un viale alberato che si trova vicino a Lodra, che per puro caso ci siamo passati stamattina quando vi abbiamo fatto vedere da lontano Ostrów Tumski. La cosa interessante è che questo viale alberato è stato voluto dal fratello di Napoleone. Lui aveva detto che era per far abbellire la città, ma in realtà voleva solo distruggere le mura difensive della città di Wrocław. Infatti il viale alberato sorge sulle fondamenta delle vecchie mura. Un'altra cosa che possiamo dire che qua a Wrocław c'è un unico grande grattacielo, c'è lo Sky Tower. Non so se è possibile Penso sono uffici. ci sia un punto panoramico sopra, però è adibito a uffici ed è alto 120 metri se non ricordo male. E per le strade di Breslavia è possibile trovare dei gnomi. Sono stati creati per la prima volta negli anni 80 qui a Wrocław perché volevano protestare contro gli anticomunisti, e allora sui manifesti iniziarono a disegnare questi folletti che poi pian piano sono diventati delle vere e proprie statuine che raffigurano questi gnomi fare nelle diverse attività commerciali, quindi dei lavori veri e propri. Possiamo vedere l'elettricista, possiamo vedere quello che porta la carriola, fa i palloncini, musicisti. Sono più di 350, quindi potete divertirvi a cercarli tutti. Kasia ci sta provando, ma sono carini da vedere. Una piccola curiosità che vi possiamo dire di Breslavia è che fu una delle città che ospitò non solo i calciatori ma anche delle partite che si disputarono durante gli europei del 2012. Eurospoco, Euroloc, non mi ricordo. C'era la sigla fatta dai polacchi per gli europei. Coco Eurospoco. Coco Eurospoco. Tra le perle di Breslavia c'è anche il Museo dell'Acqua, Petropolis. Museo dell'Acqua, che dovrebbe essere l'unico in tutta la Polonia. Quindi viene spiegato sicuramente che cos'è l'acqua a livello chimico, ci saranno delle attività che si possono fare sia per grandi che per piccini, però il fatto è che siamo in periodi festivi. Qui vicino al bar dove ci troviamo è possibile vedere un monumento diviso, diciamo, in due parti, dove sono raffigurate delle persone che entrano ed escono dalla terra, quindi da fuori vanno sottoterra e dall'altra parte della strada si vedono come da sottoterra escono allo scoperto. Questo monumento è stato creato 16 anni fa. La cosa particolare di questo monumento è che non ha un'unica interpretazione, ha diversi aspetti che può significare, tra cui vuole ricordare la fuga delle persone durante il periodo delle guerre mondiali, quindi che usavano i tunnel per scappare, ma anche alcune battaglie fatte contro il comunismo. Ma anche i cambiamenti in Polonia. Cosa che mi ha ricordato questo monumento è quello di Varsavia, che potete trovare nel video, quello di Chopin, l'ultima panchina, che raffigurava soldati e persone civili che uscivano dai tunnel che erano presenti dal sistema fognario presente a Varsavia, perché era utilizzato per scappare dai nazisti. Bene, finita questa pausa caffè, Andiamo a lavorare. continuiamo la nostra passeggiata verso la piazza del mercato e vediamo altre curiosità della città di Breslavia. Questo alle mie spalle è l'Hotel Monopol.
Eh no, non è l'Hotel Monopoli, chissà quante volte ci avranno giocato però qua per prendersi Parco della Vittoria. L'Hotel Monopol è molto importante per Wrocław perché qui hanno alloggiato i giocatori degli Euro 2012. Ma anche perché qua questo è un hotel, oltre ad essere un hotel molto antico, fu anche dove alloggiava Hitler durante la seconda guerra mondiale. Fatto interessante è che in questo hotel non ci sono balconi, qui Hitler doveva fare un discorso per i suoi soldati dell'esercito, fu creato appositamente un balcone. Allora, iniziamo la nostra passeggiata nella città vecchia partendo dalla Piazza del Sale. Cos'era questa Piazza del Sale? Beh, il nome ci dà un'idea. Qui in passato c'era un mercato dove si vendeva il sale prodotto in Polonia, soprattutto qui nelle vicinanze. Solo che adesso qui non si vende più il sale, ma si vendono fiori ogni giorno. Non importa se è festa, domenica, non importa. Qui ci sono dei mercatini che vendono ogni giorno dei fiori. Una cosa interessante è che, come potete vedere, i palazzi sono tutti diversi dagli altri, benché sono simili e sono molto colorati. Un palazzo in particolare è quello che vedremo tra un secondo. Cambio di... Ero dall'altra parte della piazza. È il palazzo che abbiamo qui, cioè il palazzo della vecchia borsa. Uno dei dettagli interessanti del palazzo della borsa è lo stemma che potete vedere in alto. Quello tra i due angeli, la W. Questo perché la lettera W è la prima lettera del nome del fondatore della città, Wrocław. Questo perché i mercanti di Breslavia non erano molto amanti a pagare le tasse in eccesso. Quindi il fatto di non aver messo tutti gli elementi dello stemma di Breslavia, bensì solo la lettera del fondatore, stava a indicare una sottospecie di protesta in base alla loro riluttanza nel pagare le tasse che non erano giuste, e quindi sopra il palazzo della borsa misero solo la lettera W. Superata la Piazza del Sale ci troviamo nella Piazza del Mercato, Stare Renek, la vecchia Piazza del Mercato. Anche qui i palazzi sono uno diverso dall'altro, tutti colorati, con la particolarità che qui ogni palazzo ha un suo nome proprio. Un palazzo che ha una facciata più alta e una più piccola ha il nome di Hansel e Gretel, in polacco Jaś e Małgosia. Alle mie spalle invece quello che fa da padrone in questa piazza è il vecchio municipio. Anche questo è costruito con stile gotico e rinascimentale, se non erro. Un dettaglio interessante è che solo la domenica a mezzogiorno dal campanile del municipio viene suonato l'inno della città di Wrocław. Tutti i palazzi del centro storico, che potete vedere come sono belli e colorati, ce n'è uno che ha qualcosa di falso. Ha una falsa finestra. Dovete aguzzare un po' la vista, però vi aiuto, dai, mi sento benevolo, oggi vi aiuto. Il palazzo è questo qua, quello che ho qui dietro, su e giù. Adesso facciamo un gioco. Vi faccio vedere nella sua interezza il palazzo e dovete riuscire a trovare qual è la finestra falsa. Vi do qualche secondo, poi vi do la soluzione.
tra le finestre del palazzo color caco, vediamo chi riesce a trovare la finestra. La soluzione a fine video. Ho cambiato idea, la soluzione a fine video. Ci stiamo dirigendo verso la zona delle 4 denominazioni, cioè dove sono presenti 4 grandi chiese di 4 grandi religioni, cioè ebraici, ortodossi, evangelici e cattolici. Iniziamo con la prima grande chiesa, cioè la chiesa della Divina Provvidenza. Questa è una chiesa evangelica. Questa è la seconda grande chiesa, o meglio, questa è la sinagoga ebraica. Il nome di questa sinagoga è sotto la cicogna bianca e da qui, negli anni della seconda guerra mondiale, dal 41 al 44, deportavano gli ebrei da Wrocław ai campi di concentramento. Al momento è proprietà privata degli ebrei di Wrocław. Infatti qua abbiamo la sinagoga, qua abbiamo alcuni edifici appartenenti alla comunità ebraica. Siamo riusciti a trovare la terza chiesa, cioè quella della religione cattolica, è dedicata a Sant'Antonio da Padova, che è questa qua. Adesso non ci resta che l'ultima, cioè quella ortodossa. E questa infine è la quarta ed ultima chiesa, cioè quella ortodossa, dedicata alla natività della Madre di Dio. È interessante scoprire queste 4 chiese, questo quartiere. Ora continuiamo la nostra passeggiata per il centro storico di Wrocław. Che dire, sono le 5:30, ci sono meno 4 gradi, meno 6 gradi, fa freddo e penso che adesso possa essere Il tempo di tornare. Tornerò. Copyright. Comunque, in base ai miei gusti non mi è piaciuta molto, però è una città abbastanza tranquilla. Beh, sicuramente meno caotica di Varsavia. È una grande città, la cosa caratteristica è che è attraversata in tanti punti dal fiume, quindi è possibile vedere tanti ponti. Personalmente non è che mi abbia colpito molto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, scrivete un commento, condividetelo e lasciateci le vostre impressioni scritte nei commenti, perché anche noi le leggiamo queste cose, quindi possiamo valutare se ritornare, vedere qualcosa di nuovo, o ci potete aiutare a cambiare idea sulle impressioni che abbiamo avuto. Per oggi è tutto e alla prossima. Ciao! Siete riusciti ad arrivare al fine video? Diamo la soluzione del concorso. Tu
Chi ha indovinato ha vinto il prossimo video.